A chi non piace il mare, l'estate, il cielo limpido e le acque cristalline? Che posti paradisiaci! Amici, le risate, i selfie e i tramonti passati a suonare la chitarra, oppure una giornata trascorsa con la propria ragazza. Tutto molto bello se fosse realmente così. Il nostro pianeta sta combattendo una gravissima malattia, l'inquinamento causato dall'uomo, e uno dei principali è quello delle plastiche. Stiamo uccidendo le forme di vita che ci abitano e sono indispensabili per tutto l'ecosistema. Ciao a tutti! Ciao! E benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi non vi parleremo di viaggi, non siamo in vesti di trekking, ma parleremo di una cosa molto importante, cioè il rispetto dell'ambiente. Infatti oggi ci troviamo in una riserva naturale, un giardino botanico che è Porto Caleri, che si trova a Rosolina in provincia di Rovigo, quindi non distante da casa nostra, e da qui che partirà il nostro progetto. Come avete visto, oggi ci troviamo al mare e qui c'è uno dei problemi più grossi al mondo, l'inquinamento da plastiche. L'obiettivo del nostro progetto è quello di sensibilizzare più persone possibili, soprattutto i giovani, a questo problema concreto, che sta arrivando a un punto di non ritorno. Quindi secondo noi, attraverso delle piccole azioni, possiamo migliorarlo. Ed oggi vi porteremo con noi alla raccolta dei rifiuti in spiaggia. Abbiamo già visto uno spreco inutile d'acqua, come potete vedere. L'abbiamo trovata un po' aperta, quindi la chiudiamo. Nonostante ci siano i cartelli che lo indicano, non riusciamo ancora a capire l'importanza di proteggere l'ambiente. Cosa hai trovato? Stiamo trovando un po' di tutto, dai tappi a oggetti comunque sempre di plastica e un po' di rete in generale, polistirolo. Ogni anno vengono riversate in mare 10 milioni di tonnellate di materie plastiche, come se fossero 1440 camion che versano ogni giorno in mare plastica. E per chi crede che siano solo dati statistici, venite a vedere con i propri occhi cosa trovate nelle spiagge o comunque lungo le strade. Aprite gli occhi. Guardate in questo angolo quante cose abbiamo trovato, pazzesco. In pochi metri quadri. C'è già di tutto. Eh sì. Abbiamo visto che di là fuori ci sono dei cassonetti. Qui fuori, vicino al parcheggio, c'è il parcheggio delle macchine. Devo portarli là? Sì, noi li portiamo là dopo.
Siamo molto contenti perché quel signore è arrivato dopo di noi, ci ha visto raccogliere i rifiuti e si è messo anche lui a raccogliere un po'. E questo vuol dire che dalle buone azioni una persona comincia Esatto. e altre persone Seguono. portano avanti, seguono. Esattamente. Lì c'è anche una mamma col bambino dove raccolgono anche loro i rifiuti. Se volete inquadrare questi, qua ci dovresti stare una giornata a raccogliere. Anche di più. Anche tutti i giorni. Sì. Ripassi, c'è sempre roba. Se ci pensate, stiamo parlando di piccole azioni alla fine che non ci cambiano la vita, anzi, quando andiamo in spiaggia ci possiamo tranquillamente portare a casa i rifiuti oppure buttarli negli appositi cassonetti. Altra cosa banale, quando siamo al supermercato ci portiamo sempre la stessa borsa anziché comprarne sempre di nuove. Oppure noi viaggiando abbiamo già eliminato la plastica portandoci delle borracce e quindi tutto sta nel fare diventare queste azioni abitudinarie nella quotidianità. Esattamente, quindi una persona moltiplicata per 7 miliardi di persone si fa la differenza, no? Voi che amate buttare via le bottiglie di vetro, sapete quanto tempo ci vuole per decomporsi? Da 1 milione ai 2 milioni o addirittura un tempo indeterminato. Pensateci. Mentre per i mozziconi e sigarette ci vogliono dall'1 a 5 anni, per le buste di plastica invece dai 20 ai 30 anni, invece ci troviamo qualcosa di più complesso tipo i pannolini, 450 anni. Se a qualcuno serve un berretto, in spiaggia potete trovare di tutto. Abbiamo trovato anche tantissime reti da pesca. Questi sono un grosso problema per i cetacei, per i pesci in generale, perché si intrappolano e fanno una brutta fine. Le reti da pesca perse, abbandonate o scartate in mare, note anche come reti fantasma, possono continuare a uccidere indiscriminatamente per decenni, intrappolando e soffocando innumerevoli pesci, squali, balene, delfini, tartarughe marine, foche e uccelli ogni anno. Si stima che il 30% circa del declino di alcune popolazioni ittiche sia il risultato di attrezzatura da pesca scartata, mentre oltre il 70% degli strangolamenti di animali marini coinvolge reti da pesca in plastica abbandonate. Si deve pensare che il problema ambientale è talmente grande che si stima che nel 2050 il 99% degli uccelli marini abbiano ingerito qualcosa di plastica e soprattutto ci sarà più plastica che pesci. Infatti, quando parliamo di plastica non intendiamo solo la plastica che troviamo nella superficie del mare, ma anche la microplastica, cioè la plastica scomposta. Si scompone in frammenti piccolissimi che vengono ingeriti dai pesci e creano gravissimi problemi, molte delle volte la morte, oppure tante volte ce lo troviamo anche noi. Cioè il pesce che ingerisce queste microplastiche e dopo ce lo porta a tavola, purtroppo. Come potete notare da questo grafico, viene rappresentata la quantità di rifiuti plastici galleggianti in superficie per bacino oceanico. Includono le particelle che vanno dalle piccole microplastiche alle macroplastiche. Il mar Mediterraneo si trova al 4º posto a livello mondiale. Anche il mar Adriatico è invaso dalla plastica e, dati alla mano, risulta inquinato il 91% della sabbia presente sui litorali. In questo altro grafico vediamo i rifiuti dispersi nelle spiagge italiane. Al primo posto troviamo frammenti plastici che vanno dai 2,5 ai 50 cm con il 14%. Poi polistirolo, tappi, con percentuali un po' più basse sacchetti e bastoncini cotonati, poco sopra il 2%. L'area del delta del Po e l'omonimo fiume è ovviamente una delle zone del Mar Adriatico più colpite dall'inquinamento, causando cambiamenti significativi dal punto di vista climatico. Ora butteremo il sacco dei rifiuti raccolti nell'apposito cassonetto. Rieccoci. Oggi vi abbiamo portato una tipologia di video un po' diversa dal solito. Speriamo vi sia piaciuta. Infatti il nostro progetto non si basa solo sul far vedere posti incredibili e luoghi pazzeschi, ma anche rispettare l'ambiente è un punto fondamentale per noi. Ben detto.
anche perché è semplice puntare il dito sempre sulle altre persone o dire non vado su quel luogo, non vado su quella spiaggia perché è sporco, inquinato. Alla fine abbiamo sbagliato noi, quindi bisogna pensarci. Speriamo oggi di aver fatto qualcosa di buono e quindi se vi facesse piacere condividetelo con gli amici. Ci vediamo alla prossima. Ciao!